Dopo un lunghissimo viaggio in macchina di 7 ore sono arrivato a Queenstown, sulle rive del lago Wakatipu, immerso tra questa bellissima catena delle Alpi. Queenstown è una delle città, una delle gemme più belle della Nuova Zelanda, con circa suoi 26.000 abitanti e più che altro una piccola cittadina costruita per i turisti. Ma la vista, soprattutto, guardate alle mie spalle, è ciò che rende questa città unica. Queenstown, il nome gli è stato dato da alcune persone che nell'antichità, alcuni ricercatori d'oro, hanno visto questi paesaggi così belli e hanno deciso di dargli questo nome Queenstown, ossia la città della regina, tanto che era bella. Continuiamo l'esplorazione e a breve mi dirigerò con una barca verso una delle avventure più uniche che si può fare in questo luogo. Seguitemi. Sono appena arrivato nella cittadina di Tiana e con un battello sono andato a visitare le Global Worm Caves, ossia ci sono delle grotte su queste isolette a mezz'ora dalla terraferma, dove all'interno ci sono dei vermi che sono bioluminescenti, ossia all'oscurità si illuminano, quindi sono delle grotte quasi subacquee dove è completamente buio all'interno e ci sono tutti questi vermi che si illuminano, e poi non sono veri e propri vermi ma sono delle falene, sono dei moscerini che si nutrono di funghi e tramite un processo di digestione enzimatica, tramite alcuni composti chimici nel corpo, hanno la possibilità di illuminarsi attraverso la coda. Questo è il paesaggio alle mie spalle, è una cosa inverosimile e dirigiamoci a vedere questa meraviglia della natura. Da questo momento in poi probabilmente non ci sarà più luce perché mi sto entrando nel cuore della montagna, nel sottosuolo, a circa 100 metri. Passiamoci. Le pareti sono bassissime, infatti mi sto quasi inginocchiando a terra per entrare. Il paesaggio in cui mi sto immergendo in questo momento è incredibile, sempre più affascinato da questi posti. Un'altra giornata, un'altra bellissima esperienza. Quest'oggi mi dirigo alla parte sud-ovest dell'isola del sud, verso Milford Sound, che è il fiordo più bello che c'è in Nuova Zelanda, con i suoi paesaggi drammatici e queste cascate che cadono dalle montagne. L'aereo è molto piccolino, soprattutto se sei una persona molto alta come me. Siamo arrivati al Milford Sound, una delle viste più belle di tutta Nuova Zelanda. Andiamo giù e ci dirigiamo su un battello che ci porterà attraverso il Tasmanian Sea, ossia il mare in Tasmania, e questo canale interno per vedere questa bellissima destinazione. Sto vivendo tantissime scene da film in questo luogo. Attualmente hanno girato tantissimi film hollywoodiani in Nuova Zelanda proprio per i vari paesaggi che hanno e la bellezza di queste terre che sono rimaste ancora intatte al giorno d'oggi, proprio perché i Maori, loro dicevano, le antiche popolazioni che vivevano qua, che non erano i proprietari delle terre ma loro erano solo i keeper, cioè custodi, quelli che hanno fare in modo di mantenere tutto pulito e sistemato. La formazione del Milford Sound, si dice che nell'antichità le popolazioni Maori credessero che un dio con una specie di ascia avesse
modellato la montagna, quindi avesse modellato tutte queste rocce che una volta erano un unico blocco e piano piano gli ha dato tutta questa formazione. Sembrano anche delle montagne che stanno piangendo, perché su tutte le sponde vediamo queste cascate che scendono probabilmente dai laghi ghiacciati che si trovano in cima, che prima avevo mostrato durante il giro con l'elicottero. È un paesaggio inverosimile, veramente bisogna venire qui per capirne la bellezza. Nei video vi posso mostrare tutte le cose belle di questo posto, tutti i paesaggi, però le emozioni che si vivono stando qui sono inspiegabili. No problem. Un'altra fantastica avventura è volta al termine, è arrivato il momento di lasciare la Nuova Zelanda, questo posto fantastico. Come sempre, se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like, un commento, ma soprattutto iscrivetevi al mio canale per supportarmi durante le avventure in giro per il mondo. Ciao ragazzi!